Farsi in casa il pesto alla genovese è più semplice e veloce di quanti molti possano pensare. Per fare il pesto bene andrebbe utilizzato un mortaio come questo, però per fare le cose veloci io utilizzerò un semplice frullatore ad immersione. I miei amici liguri non approveranno, però così è davvero molto più veloce e semplice. Preparerò il pesto utilizzando questi due mazzetti di basilico che ho comprato al supermercato. La prima cosa da fare è pulire il basilico, prendendo le foglie in buone condizioni e scartando tutto il resto. Per stabilire il dosaggio degli ingredienti bisogna pesare le foglie di basilico una volta pulite. Qui io ho 87 grammi di foglie di basilico. A questo punto so che dovrò utilizzare lo stesso peso in pinoli e lo stesso peso in formaggio. Come formaggio possiamo utilizzare sia il pecorino romano che il parmigiano reggiano. A me piace il pecorino romano che è più saporito. Il formaggio deve essere comunque grattugiato. Per questa quantità di ingredienti io utilizzo un solo spicchio d'aglio, cercando di pulirlo dalla parte interna, che è quella che dà un sapore più pungente. Metto nel bicchiere del mixer una quantità di olio poco superiore al peso del basilico e frullo subito l'aglio. Più tardi aggiungeremo altro olio solo se servirà. Iniziamo poi ad aggiungere il basilico e a frullare un po' per volta. Ripeteremo questo procedimento più volte finché non avremo frullato tutto il basilico nell'olio. Terminato con il basilico, aggiungiamo il formaggio, tutto in una volta sola e poi frulliamo. Adesso possiamo aggiungere il sale e regolare la densità. Qui mi serve ancora un po' di olio. L'ultimo passo è aggiungere i pinoli. Io cerco di frullarli poco. Se alcuni pinoli rimangono interi, per me non è affatto male. Ecco, il nostro pesto ha adesso la densità giusta. Possiamo finalmente dire che è pronto. Adesso possiamo utilizzarlo per condire la pasta. Quando si condisce con il pesto è sempre bene lasciare da parte qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta per ammorbidire il condimento. La cosa migliore per conservare il pesto avanzato è quella di congelarlo. Io per farlo utilizzo uno stampo per muffin in silicone. Con lo stampo faccio delle monodosi di condimento che poi potrò scongelare anche a distanza di mesi.